Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo un caso veramente eccezionale di NDE, ma non è solo un caso di NDE. In effetti qua vedremo un doppio caso di situazioni fortemente, chiamiamole paranormali, fortemente fuori dal normale. E parliamo dell'NDE di Don Jean de Robert. Jean de Robert, che è morto nel 2013 ed era un prete francese. Ma prima di parlarvi di lui vi devo informare che il video sarà lungo perché abbiamo due cose eccezionali appunto che coincidono. La storia di Jean de Robert per l'NDE e la storia di Jean de Robert che incontra Padre Pio e quindi Padre Pio che interviene in un momento cruciale in cui poi Jean de Robert appunto ha l'NDE. Quindi dobbiamo partire facendo un pochino di storia dell'incontro di Don Jean de Robert con Padre Pio e poi passare all'avvenimento della sua NDE e al miracolo che ha anche ottenuto oltre all'NDE. Quindi un caso pieno di casi eccezionali. Quindi sedetevi comodi in poltrona, prendetevi qualcosa da bere, qualcosa da mangiucchiare e iniziamo a vedere la storia di Jean de Robert. Allora, abbiamo detto che Jean de Robert è un prete francese. Nasce il 25 ottobre 1934 ad Annecy, appunto in Francia, e prende l'ordine sacerdotale il 30 giugno del 1962 a Notre-Dame de Paris. Però vediamo prima di prendere l'ordine sacerdotale cosa succede a Padre de Robert, il quale raggiunge la casa del padre o comunque defunge e muore il 24 maggio 2013. Abbiamo però un documento visivo del racconto della sua NDE. Non posso riproporvelo interamente a causa dei diritti d'autore, ma vedremo qualche piccolo pezzettino nel frattempo che io vi racconto la sua storia. Allora, succede che nel 1955, mentre sta facendo i suoi studi in seminario a Roma, Padre de Robert sente molto parlare di questo frate cappuccino, di questo frate miracoloso, di Padre Pio. Quindi coglie l'occasione durante una breve sospensione dagli studi, una breve vacanza di qualche giorno, di prendere il treno e andare a Vanni Rotondo per conoscere il frate. Ovviamente lui è ingenuo perché pensa di andare là e prendere un appuntamento con Padre Pio, ma comunque parte, prende il treno e arriva a San Giovanni Rotondo. Tutta la situazione adesso sarà un po' paradossale e un po' strana e particolare. Questo vi dimostrerà come quando una cosa deve succedere, questa cosa succederà anche attraverso accadimenti piuttosto particolari o piuttosto inusuali. Allora, quando Padre de Robert arriva a San Giovanni Rotondo, viene a sapere che c'è una messa, una novena, un qualcosa, e quindi va a questa funzione cercando di capire cosa succede. E subito è infastidito da tutti questi italiani, non perché siano italiani, ma questa specie di idolatria verso questo frate, tutta questa gente che parla di santi, parla di questo, parla dell'altro, confabula, prega, fa un po' tutte queste cose, lì per lì gli dà un po' fastidio. Lui ovviamente, dovete capire, che esce dal
seminario e quindi c'ha tutta la parte teologica in testa, tutta quella parte rigorosa, e quindi questa cosa un po' da comari, un po' da paesanotti, da chiesarotti, diremmo tutti, un po' bigotta anche, lo infastidisce e non poco. Allora però, aiutato dalla veste talare, in quanto era vestito da prete, come da buon seminarista, riuscì a raggiungere i primi posti davanti e sedersi in prima fila mentre la gente si assestava, pregava, eccetera. Il suo vicino di banco, alla sua sinistra, era un tipo fastidioso, tossiva, sbuffava, si soffiava il naso. E vi leggo le testuali parole di padre De Robert. Scorsi un posto libero in prima fila e mi ci sistemai. Il mio vicino di sinistra tossiva, espettorava, si soffiava il naso in continuazione e ciò mi infastidiva non poco. Lo guardai di sottecchi. Mi venne da pensare, ma questo viso però non mi è nuovo, devo averlo già visto da qualche parte. All'improvviso il cappuccino sconosciuto spostò bruscamente una mano sulla mia testa e con un gesto che doveva essere familiare, quella mano era agguantata, mi ritrovai in ginocchio ai piedi del personaggio, il cui incontro al solo pensarci mi incuteva tanta paura. Si trattava di Padre Pio in persona. Quindi il futuro prete si trova a faccia direttamente con Padre Pio. Quante possibilità c'erano di sedersi proprio in fianco a Padre Pio, grazie fra le altre cose alla veste talare? Quasi nessuna. Però Jean de Robert a questo punto si sentì anche le gambe tremebonde che tremavano, quindi decise di sedersi, non riusciva più a tenere questa posizione, un po' inginocchiato. Dopodiché però non poteva smettere di guardare affascinato il volto di questo frate che gli appariva un po' anche un uomo grezzo, un uomo appunto dai modi un po' bruschi, molto umani, poco spirituali, tranne che per il viso e questo sguardo disperso nell'infinito. Decise quindi di confessarsi e si apprestò al confessionale e di confessarsi proprio presso Padre Pio. Quando venne il suo turno, terminò la fila e venne il suo turno, si sedette dentro il confessionale, proprio in fianco a Padre Pio. Non come adesso che si è oltre, diciamo così, c'è questo divisorio, eccetera, ma erano seduti uno in fianco all'altro. Gli disse: padre, sono francese. Bene, disse Padre Pio, e che cosa ha fatto? Gli domandò in latino. Parli pure in italiano, padre, perché lo capisco, sto studiando a Roma. Bene, dice Padre Pio in italiano, che cosa hai fatto? Non so, ma me. Quindi poi inizia a venire in mente qualcosina, dice: ho fatto questo, ho fatto quello. Sì, è vero, gli dice Padre Pio, ma queste cose ti sono già state perdonate venerdì scorso quando ti sei confessato. E già lì Padre Jean comincia a capire che quello che ha di fronte non è un uomo normale. Come fa a sapere queste cose improvvisamente? Però, proseguì Padre Pio, ti dimentichi che hai fatto quest'altra cosa, 2 anni fa hai fatto questa cosa qua, 3 anni fa hai fatto quell'altra e questo no? E quello che ti è successo 15 giorni fa, che non l'hai detto in confessione? Padre Jean comincia a piangere, gli scendono le lacrime dagli occhi. È davanti a un grande miracolo. Ma improvvisamente Padre Pio, senza dare peso a questa situazione, impone l'assoluzione e quindi anche una piccola penitenza e spara lì all'improvviso tra capo e collo: credi all'angelo custode? Beh, dice Don Jean, non l'ho mai visto
Padre Pio gli rifila un paio di ceffoni, proprio 2 ceffoni così, e gli dice: guarda bene, guardalo lì, è bellissimo. E a detta di Jean de Robert, Padre Pio sta fissando non nel vuoto assoluto, ma un punto ben preciso, con un volto molto luminoso. Il tuo angelo custode è là e ti protegge. Mi raccomando, ogni tanto pregalo, digli, ringrazialo. Bene, da quel momento Padre Pio gli disse: sarai mio figlio spirituale e io ti proteggerò sempre, qualsiasi cosa succeda per il resto della tua vita. Jean de Robert era confuso da tutta questa situazione, anche perché Jean de Robert aveva un fisico quasi da giocatore di rugby, una corporatura molto grossa, Padre Pio molto minuto, con le mani fasciate, appunto colpite dalle stimate, che gli dà 2 ceffoni più alla Beppone Don Camillo, proprio come un Don Camillo diciamo di Guareschi, no? E invece di essere molto spirituale, però allo stesso tempo gli aveva rivelato una forte spiritualità, un forte aggancio al mondo spirituale, addirittura dicendogli cose che aveva fatto e non aveva fatto. Questo è l'inizio di padre Jean de Robert con Padre Pio. Ovviamente la loro interlocuzione continua per tutta la vita, finché Padre Pio non lascia questa terra, e ogni tanto Padre Pio gli scrive una cartolina. Spesso queste cartoline hanno una piccola frase e quindi Jean de Robert deve cercare di capire attraverso questa frase cosa vuole il frate di San Giovanni Rotondo, cosa vuole indicare, che strada vuole percorrere. Bene, veniamo adesso all'NDE. Voi dovete sapere che anche chi fa il seminario e quindi diventa prete, come cappellano deve fare il servizio militare in Francia. Quindi anche Jean de Robert parte per il servizio militare, fa il cappellano militare. A questo punto c'è la guerra d'Algeria e viene mandato in Algeria con un reparto, al seguito di un reparto di truppe francesi. Lì riceve una cartolina da Padre Pio dove c'è scritta una frase: la vita è una dura lotta, ma sai che poi porta alla luce. Lì per lì Jean de Robert non capisce cosa vuole dire, ma lo capirà fra poco. Allora, mentre è di turno con una pattuglia in un villaggio, alcuni ribelli algerini prendono possesso del villaggio e catturano Don Jean de Robert assieme a altri 4-5 soldati francesi. Quindi decidono di giustiziarli sommariamente. Li appoggiano a un portone di legno, a un grande portone di legno, e a questo punto li fucilano. Jean de Robert sente la vita scappare via e crolla al suolo dopo essere stato trafitto da più proiettili. E lì, quella che lui chiama decorporazione, avviene l'obe. Lui si sente fuori dal corpo, vede il suo corpo steso a terra, sporco di sangue, e tutti i suoi colleghi militari morti, stesi a terra. E quindi imbocca questo tunnel, che lui chiama appunto tunnel, questo tunnel che lo porta verso un ambiente di luce. Mentre saliva attraverso il tunnel, ebbe un pensiero. Jean de Robert pensò ai suoi genitori e immediatamente si ritrovò a casa sua. I suoi genitori dormivano, lui voleva cercare di parlare ma non riusciva a svegliarli né a contattarli, e notò che un mobile che solitamente era in una stanza era stato spostato ed appunto si accorse di questo particolare che poi verificò. Nel frattempo pensò
a Papa Pio XII, allora il Papa in carica, e si ritrovò nella stanza di Pio XII. Ci racconta che riuscì a comunicare col Papa attraverso la telepatia. Quindi finì di attraversare il tunnel e si trovò in questo bellissimo ambiente luminoso, dove però lui non vedeva il sole che illuminava, ma c'era questa luce che proveniva da ogni dove, questo ambiente bellissimo, questi prati verdi, questi fiori, questi alberi, un ambiente meraviglioso. Paesaggio meraviglioso, avvolto una luce azzurra e dolce, non c'era il sole. Questo posto meraviglioso vide tantissime persone, dice che vide migliaia di persone, però scoprì che molte di loro le aveva conosciute in vita e che avevano tutte però la stessa età. Tutte dimostravano l'età di 30 anni, sia quella ragazzina a cui lui aveva fatto il funerale che aveva 2 anni, sia quell'anziana signora che conosceva del suo paese che era morta a 80 anni, quindi tutti avevano la stessa età, 30 anni. Quindi improvvisamente iniziò a sollevarsi ulteriormente e a lasciare quel piano, ma a salire a un piano superiore dove c'erano dei fiori meravigliosi che lui non aveva mai visto e mai aveva conosciuto, e anche la sua forma astrale, perché non si può più parlare di forma fisica, si trasformò da forma umana a una forma di goccia di luce. Vide intorno a sé migliaia, miliardi di gocce di luce e iniziò a identificare alcune di queste gocce di luce. Una goccia di luce era San Pietro, una era San Paolo, e ogni goccia di luce era in quel momento lì un santo o comunque una persona che aveva avuto un elevato grado spirituale durante la vita terrena. Quella era San Paolo, quella San Giovanni, quella tal santo, quella tal altro. Lasciai questo libro. Quindi, poi guardando di fronte a sé, vide una veste candida, meravigliosa, piena di luce, anche lei, vide la Madonna, vide la mamma celeste, Maria, e dietro di lei scorse Gesù, e in fondo, che faceva da sfondo tutto questo, una luce meravigliosa, intensa, piena di amore, piena di promesse, di belle cose, che secondo Don Juan era Dio Padre, che avvolgeva tutto e tutti. In quel momento lui provava una felicità che mai aveva provato in terra e che mai più riproverà durante la sua vita terrena. Robert ha questa visione, però viene rimandato bruscamente indietro e si riprende mentre è sdraiato al suolo col naso nella polvere, col naso per terra. Quindi inizia a capire che è vivo, che è tornato in vita in qualche maniera. Si alza e si guarda, ha la veste, la divisa, ovviamente la cappellano militare, piena di fori e tutto sangue raffermo sul suo corpo. Si gira, guarda il portone in cui sono stati fucilati e vede i buchi esattamente dietro al suo corpo. Quindi si leva la camicia e vede che i buchi sono davanti e dietro nella camicia. Però pulendosi il sangue ormai era fermo, quindi dice lui saranno passate 2 o 3 ore da quando è successo il fatto, il suo corpo sotto è intatto. Di palotolle che mi avevano attraversato il corpo, perché mi sono accorto che la mia veste era piena di buchi davanti e dietro. Controlla che i suoi compagni di disavventura siano magari feriti e non morti, ma sono ahimè tutti morti. Quindi stanno arrivando le truppe di soccorso e lui si muove e si sposta verso l'altra parte del villaggio. Accolto dal comandante dei rinforzi che sono arrivati, racconta la situazione, vanno a vedere il luogo dove c'è stata la fucilazione e il comandante gli dice: sei un miracolato. E lui lo guarda ancora stupito da tutto quello, frastornato da tutto quello che ha visto, da tutto quello che è successo, e dice: credo proprio di sì. Ha gritato: sei un miracolato? Forse di sì, ma...
Qualche settimana dopo rientra a casa e decide di venire in Italia a incontrare Padre Pio. Nel mentre che si avvicina nel salone di San Francesco, dove vede Padre Pio seduto che lo sta aspettando, Padre Pio gli fa un cenno, un saluto e dice di venire in qua. E mentre lui si avvicina gli dice: quanto mi hai fatto correre, figlio mio, però le cose che hai visto sono meravigliose. E qua termina la storia, ovviamente poi il loro rapporto va avanti ancora negli anni, ma termina la storia dell'NDE di Padre Jean. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like, ditemi qua sotto cosa ne pensate, se avevate già sentito parlare di questa NDE, ma di questo plurimiracolo, se ne avevate già sentito parlare, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti da Ermanno, ciao!